Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andremo a vedere che energie sono presenti per il mese di ottobre per gli amici single e iniziamo dal segno dell'Ariete. Ragazzi, come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi tre oroscopi trovate il link di un video sotto nella descrizione. Trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la trovate qui e la trovate anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di ottobre. Cominciamo con un re di pentacoli, un 6 di coppe, un 9 di bastoni e un fante di bastoni. Dunque ragazzi, devo dire che il periodo parte bene. C'è questo re di pentacoli, potrebbe rappresentare una persona che magari, diciamo, vi gira intorno in questa prima fase di ottobre. Per qualcuno potrebbe essere una persona che fa riferimento magari ad un passato, considerato che c'è un 6 di, di coppe, è facile che sia qualcuno che magari avete già conosciuto, ehm, diciamo con il o la quale c'è già stata magari uno scambio, ma niente di intimo. mm? È come se si ritornasse un po' ai vecchi tempi, ho come questa sensazione. Dopodiché abbiamo questo 9 di bastoni e il fante di bastoni, ma andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Partiamo con il re di pentacoli, abbiamo un altro fante di bastoni e un 5 di pentacoli. Dunque ragazzi, devo dire che questo re di bastoni, essendo spiegato da questo fante, scusate, re di pentacoli essendo spiegato da questo fante di bastoni, ho la sensazione che sia una persona di un certo livello, di un certo anche stato sociale, con magari un lavoro già, diciamo predeterminato, piuttosto che stabilito, piuttosto che già indrizzato. Una persona giovanile, una persona entusiasta con tante idee. Vi dirò, potrebbe, perché c'è anche questo 5 di pentacoli. 5 di pentacoli potrebbe rappresentare o una delusione che sta attraversando questa persona o una delusione che potreste attraversare voi, diciamo, nella prima parte del mese. Andiamo a vedere il 6 di coppe. 4 di pentacoli e 5 di coppe. Sì, ho fortemente la sensazione che sia qualcuno che in qualche modo ricorda il passato. Qui c'è un 5 di coppe, quindi potrebbe esserci stata anche una delusione, un pentimento, qualche cosa che vi ha lasciato un po' l'amaro in bocca. Vedendo questo 4 di pentacoli al contrario è come se non voleste lasciare indietro qualche tipo di trauma. Tenete presente che quando c'è un 5 di pentacoli, un 5 di coppe è sempre un po' un'energia di tristezza, di carenza. Quindi se è una persona nuova, ecco, magari non, come vi posso dire, non buttategli addosso subito tutta la vostra sofferenza. E anche nel caso fosse una persona, diciamo, che non vedete da un po', vale lo stesso consiglio, ok? Andiamo a vedere questo 9 di bastoni. 5 di bastoni e 8 di bastoni.
Io credo che a fine mese, ragazzi, qui ci saranno possibili discussioni, possibili notizie che magari di cui verrete a conoscenza. È interessante perché all'inizio della lettura il fante dritto, alla fine della lettura è girato a testa in giù. Quindi ho come la sensazione che un po' questa persona potrebbe scadervi. Andiamo a vedere questo fante. Abbiamo il sole e un 10 di spade. Sì, potrebbe essere un'amicizia. Ho come la sensazione che voi vorreste qualche cosa di più. Però è come se le carte vi dicessero non è esattamente il momento di volere qualche cosa di più da questa persona, probabilmente perché, guardate, ho di nuovo il 10 di spade. Qui c'è qualcuno che prima deve chiudere un capitolo precedente con la sofferenza, dopodiché si può buttare in una nuova relazione. Potreste essere voi o potrebbe essere la vostra persona di interesse. Sta di fatto che è un po' come se appunto ci fosse prima la necessità di chiudere con le sofferenze passate, con le questioni del passato, per riuscire ad espandersi, per riuscire anche ad avere chiarezza mentale, ok? Credo che questa persona abbia i suoi motivi perché si comporta in un determinato modo. Mm? Credo che comunque, ragazzi, sarà un periodo, diciamo, non proprio leggero. Leggero nei sogni, perché comunque è un 8 di coppe, non vi nego che c'è qualche cosa di romantico eh, in tutto questo movimento energetico, però è anche vero che c'è tanta pesantezza. Avete 3, 5, un 10 di spade, il 9 di bastoni. C'è un po' di stanchezza, soprattutto verso fine mese, probabilmente di questa situazione o di questa relazione che devo dire deve essere un po' conflittiva, secondo me. Ehm, ragazzi, se non avete nessuno, ma proprio nessuno in testa, ripeto, il re di pentacoli potrebbe essere una persona nuova, ma qui c'è, diciamo, come un avvertimento sul diventare prima amici, prima di qualsiasi altra cosa. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Lottare e il ribelle. Come l'idea che vi dicano di lottare per quello che voi volete. Qui in effetti abbiamo un 5 di bastoni. Per quella verità che potrebbe venire a galla con questo 8 di bastoni, mm, insomma, cercate di difendere i vostri, di far valere le vostre ragioni, mi viene da dire. Anche perché anche qui avete la carta del ribelle, che tecnicamente è una bella carta perché è l'imperatore, però in questo mazzo specifico fa proprio vedere che le catene sono rotte, come se fosse giunto il momento per voi di creare le vostre regole, di creare il vostro, come vi posso dire, modus operandi, di creare voi la vostra relazione. Andiamo a vedere le grazie. Allora, le fattine qua dicono appagamento. È come se vi invitassero ad essere appagati di quello che avete. Vi dico, qui verrà fuori qualche cosa, secondo me vi farà uscire da questa situazione un po' triste, mi verrebbe da dire. Arriverà quello che è la chiarezza mentale e la chiusura di questo ciclo di sofferenza. Riuscirete, diciamo così, a raggiungere l'appagamento o a capire che in realtà siete già appagati. È un po' difficile quando qualcuno spera in un partner ehm, ritenersi appagati, però è un po' questo il trucco, perché nel momento in cui si manifesta qualcuno o anche qualcosa, si manda questa vibrazione all'universo, dopodiché si riprende la propria vita normalmente lasciando il bisogno. In quel momento lì è il momento in cui normalmente arriva quello che abbiamo manifestato. Ok?
Amici dell'Ariete, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere con un like, un commento, e eventualmente se avete piacere potete condividere il canale o anche abbonarvi. Per quello che riguarda l'abbonamento, è una serie di video che parlano di temi metafisici e vi insegna, diciamo così, a muovere l'energia. C'è anche un percorso individuale che sto proponendo. È un percorso cucito sulla persona, ma si basa sulle credenze limitanti ed è una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti, ok? Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio, vi auguro di incontrare una persona splendida e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Proseguiamo con gli amici del leone. Anche a voi ricordo che le letture sono generiche, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email, nel caso vogliate contattarmi lo trovate qui e anche nelle informazioni del canale. Bene, andiamo a vedere che energie ci sono per i single del leone. 10 di pentacoli al contrario, abbiamo la carta della temperanza, un fante di pentacoli e un asso di spade. Ragazzi, devo dire che vedendo le prime due carte avete bisogno di riequilibrare un po' la situazione dentro di voi. Per qualcuno si tratta anche di un riequilibrio magari a livello familiare, vi dirò. Però avendo la temperanza è facile che sia un riequilibrio da un punto di vista psico-emotivo. È come se aveste bisogno di iniziare un percorso nuovo. Vi dirò, questo fante di denari promette bene, potrebbe essere una persona nuova nel caso non abbiate nessuno. Credo che potrebbe essere una persona con la quale vi troverete bene da un punto di vista mentale. Andiamo a vedere il 10 di denari, a cosa fa riferimento nello specifico. Un altro 10 di denari, un 5 di denari e un 4 di coppe. Sento che per qualcuno questo 10 di pentacoli al contrario fa riferimento al fatto di aver perso una famiglia o qualcuno della famiglia o la possibilità di farsi una famiglia. C'è il 5 di pentacoli che è una carta sia di carenza che di delusione, quindi in qualche modo c'è una carenza da un punto di vista familiare. È come se ci fosse qualche cosa o che voi non riconoscete o che non vi riconoscono. Andiamo a vedere la temperanza. Imperatrice e carro. Dunque ragazzi, con questo carro si potrebbe parlare di un viaggettino, di uno spostamento o anche semplicemente di un cambio di direzione. L'imperatrice potrebbe rappresentare una persona, magari è una guida, o magari potrebbe essere un viaggio in mezzo alla natura che vi porterà a conoscere questo cavaliere, scusate, questo fante di denari. Andiamo a vederlo. Abbiamo un fante di spade, regina di denari, 4 di denari, 5 di bastoni. Guardate, ho come la sensazione che potrebbe essere una persona un po' cocciuta. Però nonostante questo è una persona abile in quello che fa. Potrebbe essere una persona più giovane di voi, poi lì dipende anche dall'età che avete, se non è giovane, potrebbe anche semplicemente essere giovanile.
Sì, sento che a livello mentale c'è parecchia dinamicità tra i due. Andiamo a vedere Guardate ragazzi, potrebbe essere un allevatore. Non so perché mi è venuta questa cosa, cioè sì, lo so perché, ma non mi piace dirlo. Non mi piace dirlo nel video perché non è una cosa carina, però vi dico che potrei aver sentito un odore, diciamo, d'allevamento. Andiamo a vedere un asso di spade. Ok, la prima carta è volata, adesso vado a recuperarla e qui abbiamo il mondo e di là c'è un 8 di pentacoli, la recupero un attimo. Allora, devo dire che per qualcuno potrebbe essere una situazione collegata con il lavoro, perché comunque qui abbiamo un 8 di pentacoli. C'è un'altra carta di viaggio, quindi è facile che se dovete spostarvi per lavoro o piuttosto che se, non lo so, dovete intraprendere studi nuovi o potrebbero anche essere corsi di specializzazione piuttosto che corsi di aggiornamento. Può essere che incontrerete questa persona, perché tra le due carte di spostamento c'è questo fante di denari. Vi dirò, potrebbe essere verso fine ottobre, perché prima è come se aveste bisogno di, diciamo, rielaborare questo 5 di pentacoli, ok? Perché è grazie a questo 5 di pentacoli che ci si muove. Andiamo a vedere Osho che cosa dice. Sperimentare le vite passate e questa mi si è fermata così tra le dita, quindi la prendiamo. Allora, sperimentare vite passate e in viaggio. Qui giustamente si tratta di esporsi, di andare avanti in viaggio, ce l'avete 2 volte il viaggio, eh. Non è necessariamente detto che sia un viaggio fisico, anche se potrebbe fortemente esserlo con queste 2 carte, potrebbe anche essere un viaggio interiore, perché qui comunque abbiamo la carta della luna ed è una carta che vi invita a guardare dentro, a guardare le proprie zone d'ombra. In questo mazzo specifico lo sento anche come una carta di tipo karmico, diciamo così, perché è rappresentata con tante persone che sono dietro, diciamo. Quindi è un po' il bagaglio che ci portiamo dietro, che ci portiamo sulle spalle. Guardate ragazzi, se dovete guarire questa perdita, questa delusione, e per caso fate un viaggio in un posto tipo per fare un percorso spirituale, un seminario, quello che per voi è, lì potrebbe esserci questa persona, potreste conoscere insomma questa persona che in qualche modo ha a che fare anche in un futuro, eventualmente con il lavoro o con la gestione della vostra quotidianità. Ho come questa sensazione. Andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Sostegno. Bella carta. Può essere vista in due modi. Potreste essere voi che darete sostegno e potrebbe essere che voi abbiate bisogno di sostegno. Considerato questa temperanza al contrario dell'imperatrice, è facile che cercherete qualcuno che vi sostenga. Perché la carta della temperanza è al contrario, quindi è come se aveste bisogno voi di guarire, siete voi che dovete entrare in questo viaggio e sperimentare nuove cose, nuovi corsi, nuovi studi, come vi dicevo prima. Bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi.
Spero che la lettura vi sia stata di ispirazione, insomma, per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Fatemelo sapere con un like, una condivisione, un commento. Se avete piacere potete abbonarvi al canale. Per quello che riguarda gli abbonamenti, vi ricordo che nella sezione degli abbonamenti parlo di temi di metafisica dove spiego come lavorare l'energia, mentre le sessioni di crescita individuale sono cucite sulla persona e sono focalizzate sulle credenze limitanti, però sono una parte di tutto quello che tratto nella sezione degli abbonamenti. Bene, io vi auguro il meglio, vi auguro di trovare la persona che fa per voi, vi ringrazio di essere qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Proseguiamo anche con gli amici del Sagittario. Ragazzi, come dico sempre, le letture sono generiche, sono collettive, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato un video e trovate il link sotto nella descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email, lo trovate qui e lo trovate anche nelle info del canale. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese di ottobre. Abbiamo un re di spade, ragazzi, un 5 di pentacoli, un 3 di spade e il mago. Ragazzi, questo re di spade ho come la sensazione che siate voi. Più che altro perché vedendo poi le carte dopo ho come la sensazione che non sarà proprio un mese idilliaco per molti, poi spero che non sia così per tutti, ma perché è come se tra queste due carte ci fosse ancora qualche cosa, diciamo, da digerire, qualche distacco, qualche taglio, qualche delusione, qualche sofferenza. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal re di spade. Abbiamo un re di pentacoli e un 7 di coppe. Innanzitutto potrebbe essere una persona intorno a voi all'inizio di ottobre, però avendo questo 7 di coppe al contrario, ho l'idea che non abbiate tante possibilità o non vi diate tante possibilità, quando al contrario è un po' la carta delle disillusioni. Andiamo a vedere il 5 di pentacoli. Abbiamo un cavaliere di denari, un 10 di coppe e un 9 di pentacoli. Ragazzi, guardate, con queste due carte potrebbe esserci una sorta di vincolo o condizionamento molto forte dovuto a una famiglia, dovuto al ritmo di questa persona. Vi dico, qui avendo il cavaliere di pentacoli girato al contrario, è come se le cose fossero un po' ferme, è come se vi sentiste incastrati in una certa situazione, mi verrebbe da dire. C'è qualcosa che ha a che fare con una famiglia qui. Andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo un 9 di coppe al contrario e un 6 di pentacoli al contrario. Sì, in effetti, scusate, è come se non foste valutati come dovreste, come meritereste. Non siete appagati, potrebbe esserci, sento come se ci fosse una sorta di aria stagnante, ragazzi. E avere i 6 di pentacoli al contrario, il cavaliere di pentacoli al contrario, parla proprio di qualcuno che si sta un po' accontentando delle briciole. Mm? Però è anche vero che non si fa niente per smuovere la situazione. È come se ci si fosse un pochettino rassegnati con questo 5 di pentacoli. Andiamo a vedere però il mago, perché il mago in realtà è una carta di nuovi inizi, è una carta di manifestazione, è una carta di azione soprattutto.
E qui è un po' come se si iniziasse a valutare che cosa mantenere ancora in piedi e che cosa lasciare andare. Vi dico, il 2 di spade è una carta di dubbio, è una carta che è un po' come il 7 di coppe, no? Diciamo che vi annebbia la vista, però è come se ci fosse o un secondo inizio, ma con le dovute barriere difensive, oppure qualcuno sta pensando se dare questa possibilità a questa persona. Per qualcuno è una seconda possibilità. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dicono. Per qualcuno avere il 5 di denari e il 9 di pentacoli al contrario, ho come la sensazione, ragazzi, che potrebbe esserci un po' di codipendenza, anche perché il 6 di pentacoli è girato al contrario, quindi c'è disequilibrio. Andiamo a vedere Osho. Comprensione, partecipare e repressione. Sì, allora, questa carta è come se dicesse che avete voglia di essere liberi, di volare liberi, di sperimentare, di andare. Questo è un 4 di bastoni. È come se vi dicessero cercate di capire che azioni dovete fare per trovare la vostra stabilità. Questa carta fa riferimento alla partecipazione di un gruppo grande e qui in effetti avevamo una famiglia. E questo è un 10 di bastoni e parla di lasciarsi indietro certi pesi. Tenete presente che il 9 di bastoni ce l'avevate e qui e parla delle ferite, delle paure che si sono, diciamo, collezionate durante la nostra vita e il 10 di bastoni parla proprio dei pesi. In questo mazzo specifico è rappresentato con delle nuvole, quindi sono pesi a livello mentale. Effettivamente qui ci sono i dubbi di cui parlavamo prima, qui abbiamo questa sofferenza, qui c'è questa sensazione di essere stati esclusi anche magari per qualcuno, essere stati tagliati fuori, insomma, è come se non vi sentiste considerati nel modo giusto in questo periodo, probabilmente da questa persona. Tenete presente che potrebbero essere anche due persone nuove, però all'inizio del mese le conoscerete a meno che appunto non le conosciate già e stiate iniziando così a frequentarvi, a vederle, insomma. Però sento questa sorta di incapacità a muoversi, a prendere una decisione. Arriva, poi arriva, però a metà mese la vedo un po' così. Va bene, andiamo a vedere ancora una carta delle fatine. Vediamo che ultimo consiglio vi danno. Fermezza, bella. Allora, questa carta vi invita a rimanere fermi sulle vostre posizioni, diciamo così. La fatina sta camminando su un filo di ragnatela e porta un cuore, come se vi dicessero rimanete fermi in quelli che sono i vostri valori, anche i vostri sentimenti, visto che sta sostenendo comunque un cuore, le vostre idee, i vostri obiettivi. Non vi fate spostare da quelli che sono gli eventi della quotidianità, ok? Bene, amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che non sia così brutto il periodo. In realtà non è che ho grosse carte brutte, cioè come diavolo o torre o morte, però sì, potrebbe essere un periodo un po' sottotono, ecco.
Più che altro ho come l'idea che stiate tradendo voi stessi con questo gruppo di carte. Fatemelo sapere comunque nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Io, se avete piacere, quello che posso dirvi io è di commentare, di lasciare un like, di iscrivervi al canale se avete piacere. Potete anche abbonarvi. Nella sezione degli abbonamenti, nello specifico, parlo di temi di metafisica che vi aiutano comunque a, diciamo, capire come lavorare l'energia, mentre nelle sessioni individuali mi occupo più di credenze limitanti, però questa parte qui è solo un pezzo, diciamo, di tutto quello che vado a trattare nella sezione degli abbonamenti. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio, vi auguro di trovare una persona speciale, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!